Prova, prova. Come si può vedere ho un nuovo microfono e lo sto testando in questo video, quindi spero che vada tutto bene. Aspetta. Si vede? Sì. Buondì. E eccomi qua con un altro saggio diario perché ho avuto un'idea. Confermo che finirò col postare i capitoli della storia e non ancora, non adesso, come ho già detto. Ci vorrà un pochino, soprattutto perché l'idea consiste nel fatto che ho deciso che ogni capitolo avrà una traccia musicale ad accompagnarlo, diciamo con una specie di colonna sonora. Non so se saranno tutte tracce diverse o se come in una colonna sonora effettiva ci saranno magari delle cose che vengono riprese, vengono modificate un po'. Probabilmente andrà così perché voglio sperimentare un po' anche con quello, con i vari leitmotiv, però per il fatto che ogni capitolo ha una traccia a lui associata, chiaramente il format più sensato è quello di postare online. Quindi devo ancora capire la piattaforma su cui lavorare, devo capire quali piattaforme permettono di inserire tracce audio. Avevo bisogno di un modo per allenarmi a fare tracce musicali perché chiaramente comunque sono ancora alle prime armi e questo mi sembra il modo perfetto anche per creare atmosfera. Il discorso delle colonne sonore è sempre stato uno dei miei preferiti in assoluto e mi addentrerò in dettagli in un altro momento, però diciamo che una cosa che mi piacerebbe molto esplorare è anche tutto l'aspetto audio di un libro, che detta così non ha nessun senso. Nello specifico parlo proprio degli audiolibri. Recentemente mi sono scaricata The Sandman di Neil Gaiman. Edit veloce, riguardando il video in editing mi sono accorta che ho detto Neil Gaiman, si dice Neil Gaiman, non so perché l'ho pronunciato così, mi è glitchato il cervello, scusate. Su Audible e spero... Huh? Cosa volevo dire? Studierò anche quel libro per vedere se ci sono ispirazioni che posso prendere, in quanto di solito associamo le colonne sonore ai film oppure ai giochi o ai video in generale, comunque al videomaking. E però penso che anche l'aspetto appunto degli audiolibri sia molto interessante, mi piacerebbe esplorarlo un attimo. Io ancora non ho un audiolibro, però penso che anche soltanto... Ho perso il filo del discorso. Cos'è che stavo dicendo? Che sarebbe interessante esplorare una colonna sonora per un libro scritto. Questa è una cosa che non è completamente nuova per me. Ho passato una gran parte della mia adolescenza a leggere storie online e a volte capitava che lo scrittore e la scrittrice postassero i capitoli con delle playlist associate che uno poteva andarsi ad ascoltare finché leggeva o prima o dopo per dare diciamo più carattere appunto alla storia e mi interesserebbe molto vedere se riesco a creare una colonna sonora mia per la mia storia. Quindi questa sarà una cosa che dovrò capire, diciamo, come impostare, appunto la piattaforma su cui postare la storia, se sceglierne più di una e quando farlo soprattutto, perché non voglio cominciare a postarle e poi dover fare una pausa enorme perché magari non riesco a finire un pezzo musicale, no? Perché chiaramente scrivere e comporre sono cose che richiedono tempistiche abbastanza diverse. Quindi dovrò capire quello, però questa è una cosa che nel prossimo futuro comincerò a fare. Poi c'è un'altra cosa che voglio condividere adesso, anche se anche questa arriverà nel futuro, non so quanto prossimo, ossia una rubrica che voglio cominciare dove analizzo opere che possono essere libri, film, video, colonne sonore, qualsiasi cosa, dal punto di vista, diciamo, tecnico e creativo, perché quello che a me
piace di più di ogni opera fondamentalmente che consumo è l'aspetto transmedia, ossia, e qui sto cominciando già a spiegare, ossia il mettere insieme diversi tipi di media che sono appunto la musica, il video, la scrittura, la coreografia, varie cose, e per creare un'unica storia, spesso e volentieri su piattaforme diverse, quindi diventa una cosa abbastanza interattiva anche per chi si trova a consumare il prodotto. Ci sono vari lavori di questo tipo ai quali mi sto ispirando e dai quali sto imparando tantissimo, e nonché appunto libri che vanno ad analizzare la struttura di molti angoli dello storytelling, chiamiamoli così. Anche questo devo capire come organizzarlo, ogni quanto fare questi video, e che budget dare alla cosa dal punto di vista della produzione. Quindi sì, ci sono ancora un po' di cose che devo capire, ma anche questo sta arrivando. E ultima cosa, voglio anche crearmi un intro, quindi prossimamente penso che sarà quello il lavoro che farò principalmente. Questo è quanto? Fine... Oh, non ho neanche detto che giorno è oggi. Che giorno è oggi? Venerdì 26 agosto 2022, e questa volta ho cominciato verso l'1:30. Alla prossima! Prova, ossia una rubrica che voglio cominciare, dove... Ma io sto usando questo microfono. Ce la posso fare. Ricominciamo. Cosa volevo dire? Poi c'è un'altra cosa che... Madonna, dovrò fare un tagliuzzamento di sta roba, non so parlare.